Buongiorno ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio laboratorio. Oggi faremo il confronto fra il tassellatore della Enco preso da Eurospin e il tassellatore della Parkside preso alla Lidl. Sono praticamente simili, molto simili. Ora li confrontiamo, facciamo un paragone. Già di questo oggi ho fatto l'unboxing, la recensione, il test, ha presentato alcuni difetti, però era un altro esemplare. Questo l'ho fatto sostituire perché quello praticamente si sganciava il mandrino e aveva qualche piccolo difetto nel funzionamento. Adesso proveremo questo di qua, faremo una prova a forare il cemento, a forare il legno con una punta da 16 mm, che sono praticamente le funzioni principali di questi strumenti. Faremo un confronto estetico, proveremo la compatibilità delle batterie e poco altro. Quindi iniziamo subito. Chi vuole vedere l'unboxing e il test che ho fatto questa mattina potrà cliccare sul link in descrizione oppure sulla scheda che lascerò qua sopra. Iniziamo subito, così vediamo questi due esemplari cosa hanno in comune e cosa le differenzia. Allora ragazzi, iniziamo guardandoli esteticamente. Guardandoli così a colpo d'occhio sembrano uguali, ci sono piccole differenze come lo spessore dell'impugnatura, la forma della leva che imposta la funzione di martello o meno, la gomma sul tasto, le prese d'aria, quindi ci sono delle feritoie sulla parte alta e lateralmente che li differiscono, la posizione delle viti in alcuni punti. Però diciamo che in linea di massima l'utensile è quello di là. Il LED ha una forma leggermente diversa, però come dimensioni, peso e caratteristiche hanno le stesse caratteristiche appunto. Allora, vediamo intanto il prezzo. Questo Parkside costa 59,99 €, quello Enco costa 54,95 €, quindi circa 5 € di differenza. Questo lo vendono alla Lidl, questo da Eurospin. Questo è un modello che già esiste da tempo. Chi lo possiede ne parla bene perché ha delle prestazioni fantastiche. Questo l'ho provato oggi, l'altro esemplare che però ha presentato dei problemi. Ha lavorato bene, però comunque il mandrino si staccava, quindi lo proverò oggi di nuovo con voi e vediamo come si comportano pure nella foratura, quindi le differenze che hanno al lavoro. Questa è la batteria, sia su questa che su questa la batteria hanno si accendono tre LED che indicano il livello di carica. Sono cariche tutte e due, indicano infatti il livello massimo di carica. E apparentemente uguali. Queste batterie hanno questo sistema con questo sgancio, quindi si preme il tasto frontale e si abbassa questa levetta di qua che permette lo scorrimento. Però già a colpo d'occhio possiamo vedere che qua c'è questa sagomatura che invece qua non c'è e che quindi qualcosa ci impedirà sicuramente di raggiungere la parte finale, perché il posizionamento dei contatti è identico, quindi positivo a destra, la distanza dalla parte anteriore della batteria è la stessa, però come vedete c'è questa sagomatura che qua non c'è, che ci impedisce di utilizzarle, quindi non possiamo scambiarle. Per un attimo ha funzionato, quindi però io non rischierei più di tanto perché fa un giro e si ferma, quindi non vorrei danneggiare qualcosa. Questo non va direttamente, non riesce a funzionare. Va bene. Allora, sappiamo che le batterie non sono compatibili, sono entrambe da 20 volt con il massimo della carica, in realtà sarebbero da 18 volt, sono entrambe da 2 ampere e entrambe si ricaricano in un'ora col caricabatterie rapido in dotazione. Va bene, mettiamolo subito alla prova allora, entrambi sul cemento, vediamo come si comportano. Allora, iniziamo questo test facendo un foro con una punta da 10 in questo mattone in cemento. Ok, va bene. Entrambi hanno lavorato bene come foro. È una punta da 10, quindi il massimo del diametro di punta che possono utilizzare sul cemento.
e quella ho utilizzato, così direttamente abbiamo fatto una prova al massimo dello stress che possono subire in base ai dati tecnici riportati sia sul libretto che sulla confezione. Ragazzi, però mi sono accorto nel frattempo che anche questo presenta lo stesso problema, quindi il mandrino non riesce a trattenere la punta. Mannaggia, perché? Non lo mantiene. Vabbè. Continuiamo la sfida. Allora, controllateli bene i vostri se li avete comprati, fate questo test per vedere se il vostro dà problemi o meno. Tolgo la percussione, facciamo un foro con questa punta da 8 mm. E va benissimo. Adesso proviamo invece ad avvitare queste viti piccole. Queste dobbiamo riuscire ad avvitarle arrivando con la testa praticamente a filo del legno senza oltrepassarlo, quindi vediamo quanto è gestibile la rotazione con la pressione del tasto. Perfetto, sono arrivato a filo senza andare oltre, quindi inserisco il bit sull'elenco. Allora. E anche per questo riusciamo perfettamente ad arrivare al filo del legno senza andare oltre, quindi è gestibilissimo come gestione della potenza. Avvitiamo questa vite, è una vite da 8 mm di diametro per 8 cm e mezzo di lunghezza. Allora, prima utilizziamo il Parkside, vediamo come va. Ovviamente spacca il legno. Va bene. Proviamo anche con quello della Enco. Va bene, entrambi hanno potenza da vendere. Va bene ragazzi, punta per legno 16 mm, il massimo che la casa dichiara come diametro per poter forare il legno. Per entrambi i modelli, sia Parkside che Enco, dichiarano 16 mm, quindi proviamoli al massimo del diametro consentito. Ok, Enco si è fermato un paio di centimetri dopo, è riuscito a prevalere sul Parkside perché è andato più in profondità. Ok, va bene. Allora ragazzi, io ho completato questo confronto e diciamo che a livello di prestazioni uno vale l'altro, si equivalgono perfettamente, esteticamente sono, non dico sovrapponibili, ma quasi, hanno la stessa dimensione, le stesse funzioni, la stessa potenza. Per alcune cose ha prevalso il Parkside, per altre come la foratura del legno ha prevalso il modello Enco, quindi comunque va bene. Professional sarà un nome che gli dà prestigio, però prodotti professionali secondo me sono al di sopra sia del Parkside che dell'Enco, non sono sicuramente prodotti per professionisti. Questo, come il modello precedente, ha il problema del mandrino che non trattiene la punta, purtroppo si stacca. Io ho già messo il grasso, non ve l'ho detto perché non è un tutorial sull'utilizzo degli utensili che hanno il mandrino SDS, però va messa una punta di grasso all'interno del mandrino per allungargli la vita comunque. Ma nonostante tutto praticamente le sferette che si spostano quando noi abbassiamo il rivestimento del mandrino chissà che fine fanno perché non sporgono più e non bloccano la punta all'interno dello stesso mandrino.
È un difetto che non è da sottovalutare, quindi se voi lo avete comprato vi consiglio quando arrivate a casa di fare diverse prove, forare, utilizzarlo con la percussione, fare tantissimi esperimenti finché il mandrino riesca a trattenere la punta. Casomai vi consiglio di fare un reso o comunque rivolgervi all'assistenza, perché il funzionamento corretto è quello del mandrino che una volta inserita la punta fa lo scatto, dopodiché non la rilascia. Per rilasciare la punta va abbassato ed estratto, altrimenti non va bene, è difettoso. Sono dei prodotti comunque che, ripeto, si equivalgono, vanno benissimo. Il Parkside ha questo selettore che quando si deve fare scorrere ed è nuovo a volte si impunta, quindi mettete un pochettino di olio e diventa più fluido nell'utilizzo. Questo di qua invece funziona bene da subito, è netto e perfetto. Però io purtroppo farò il reso anche di questo perché non posso tenere un trapano per il quale rischio di perdere la punta mentre passo da un foro ad un altro e mi si sfila. Peccato. Comunque il prodotto è valido, funziona bene, è potente e avrò beccato due modelli su due, entrambi con il difetto. La rotazione è dritta per quello che è la rotazione di un mandrino SDS, perché abbiamo detto 1000 volte, il mandrino SDS ha dei giochi che permettono alla punta di fare dei movimenti proprio perché scorre e quindi non c'è nulla che lo tiene fermo, ha questi movimenti che sono del tutto normali sia su questi che su quelli più blasonati. Ovviamente poi se la rotazione è troppo storta controllate che non sia la punta, quindi verificate su un altro utensile, se sull'altro utensile gira bene e su quello che avete comprato gira storto, allora può essere che sia storto davvero, però non fatevi ingannare da questa rotazione, finché è così diciamo che va bene. Allora ragazzi, che vi devo dire? Traete voi le vostre conclusioni, io non vi dico di non comprarlo, non vi dico neanche di comprarlo, valutate voi, avete visto il loro comportamento, ripeto, sono alla pari, c'è solamente da stare attenti alla presenza di eventuali difetti una volta aperta la confezione. Detto questo, quindi vi ringrazio di aver visto anche questo video confronto fra i due prodotti. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se il video vi è piaciuto, attivare le notifiche cliccando sulla campanella qua giù e ci vediamo per i prossimi video. Ciao da Riccardo!